Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Albumeon CSL Behring SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa Albumeon? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Albumeon durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Albumeon? Albumeon è un farmaco a base del principio attivo albumina umana soluzione, appartenente alla categoria degli sangue derivati e plasma expander e nello specifico succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche. È commercializzato in Italia dall'azienda CSL Behring SpA. Albumeon può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Albumeon 200g/L Soluz. Per infusione 1, flaconcino 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. CSL Behring SpA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Albumina umana soluzione. Gruppo terapeutico. Sangue derivati plasma expander. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni: reintegro e mantenimento del volume ematico circolante, quando l'ipovolemia sia stata dimostrata e l'uso di un colloide sia appropriato. Posologia: la concentrazione del preparato d'albumina, la dose e la velocità di infusione devono essere adattati alle necessità individuali del paziente. Posologia: la dose richiesta dipende dal peso del paziente, dalla gravità del trauma o della patologia e dalle perdite protratte di fluidi e proteine. Per determinare la dose necessaria, si deve misurare il volume circolante piuttosto che i livelli di albumina plasmatica. Somministrando albumina umana, si raccomanda un regolare monitoraggio dei parametri emodinamici, quali pressione arteriosa e frequenza cardiaca, pressione venosa centrale, pressione di incuneamento nell'arteria polmonare, produzione di urina, elettroliti, ematocrito/emoglobina, popolazione pediatrica. Non si prevede una diversa posologia nei bambini e negli adolescenti, 0-18 anni, rispetto a quella per gli adulti. Modo di somministrazione. Albumeon può essere somministrato direttamente per via endovenosa oppure può anche essere diluito in una soluzione isotonica, ad esempio, glucosio al 5% o sodio cloruro allo 0,9%. Per le istruzioni relative alla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. La velocità di infusione deve essere stabilita in funzione dello stato del paziente e dell'indicazione. Nella plasmaferesi, la velocità di infusione deve essere regolata secondo la velocità di eliminazione. Controindicazioni: ipersensibilità ai preparati di albumina oppure ad uno degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità: al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome ed il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere registrati in modo chiaro. In caso di sospetto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni dell'albumina umana con altri prodotti medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Albumeon durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Albumeon durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono stati condotti studi sulla riproduzione negli animali con Albumeon. La sua sicurezza per l'uso in gravidanza non è stata stabilita in studi clinici controllati e, pertanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. In casi rari si manifestano lievi reazioni quali arrossamenti, orticaria, febbre e nausea. Queste reazioni scompaiono di norma rapidamente in seguito alla diminuzione della velocità di infusione o all'interruzione dell'infusione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se la dose o la velocità di infusione sono troppo elevate, può verificarsi ipervolemia. Ai primi segni clinici di sovraccarico cardiovascolare, cefalea, dispnea, congestione della vena giugulare, aumento della pressione del sangue, aumento della pressione venosa centrale ed edema polmonare, l'infusione deve essere immediatamente interrotta ed i parametri emodinamici del paziente attentamente monitorati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostituti del sangue e frazioni proteiche plasmatiche, codice ATC. B05A01. Dal punto di vista quantitativo, l'albumina umana rappresenta più della metà delle proteine plasmatiche totali, rappresenta circa, proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. In condizioni normali, il volume totale di albumina sostituibile è di 4-5 g/kg peso corporeo, di cui il 40-45% è presente a livello intravascolare ed il 55-60% dati preclinici di sicurezza. L'albumina umana ha un normale costituente del plasma umano e agisce come l'albumina fisiologica. Negli animali, le prove di tossicità in dose singola sono di scarsa rilevanza e non permettono elenco degli eccipienti. mol/L ioni di sodio 125 caprilato 16 sodio acetiltriptofanato 16 ioni cloruro max 100 HCl in farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di albumeon a base di albumina umana soluzione sono Albumin 20%, Albumin 5%, Albital, Albumina Baxalta 200 g/L, Albumina Grifols, Albumina LFB, Albunorm, soluzione, uso interno, Alburex 20%, Albutein, Flexbumin, Plasbumin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.